Molti associano Technics al giradischi, inevitabile, soprattutto al leggendario SL1200. Ma oggi Technics significa anche tecnologia audio all'avanguardia applicata alle cuffie, e visto che potrei passare le giornate a provare nuovi modelli e ho letto cose incredibili su queste AZ100, ho chiesto a Panasonic Italia di inviarmele in prova per vedere se effettivamente sono una bomba. Già che c'ero, mi sono fatto mandare anche le A800, sulle quali invece ho letto opinioni discordanti. Alcuni le lodano, altri le criticano, soprattutto in confronto a Sony e Bose. Quindi, come si posizionano questi due modelli in un mercato affollatissimo di competitor agguerriti e validi? Per scoprirlo non mi limiterò a recensirle, ma le confronterò direttamente con alcuni dei pezzi da 90 del settore nel proprio campionato. Quindi AirPods Pro 2, Jabra Elite Active 7, Sony WH-1000 XM5, l'ultima release, come per le Bose Quiet Comfort Ultra, con una menzione extra per le AirPods Max. Da tutti i confronti capiremo quali suonano meglio e quali hanno il miglior ANC, ossia la migliore cancellazione attiva del rumore. Partiamo subito con le AZ100. Il packaging è essenziale ma curato, con la custodia di ricarica compatta in metallo spazzolato. C'è il cavo USB-C e un'abbondante dotazione di gommini in silicone. Un consiglio fondamentale con questi ed in generale con tutti gli auricolari in-ear: trovare il gommino giusto è cruciale perché cambia radicalmente l'esperienza d'ascolto e l'efficacia della ANC. Technics include diverse misure nella confezione, quindi prendetevi il tempo per provare quale vi offra il miglior sigillo e comfort. Gli auricolari sono piccoli, leggeri, solidi, ben disegnati. Il comfort è buono perché non sono invasive, non spingono, non cadono. Le ho indossate senza fastidi sia in casa, sia sui mezzi, sia per strada durante le mie camminate. A proposito, se adorate passeggiare in compagnia della vostra musica, esaltandovi sull'assolo del vostro strumento preferito, le AZ100 sono la scelta perfetta, ma occhio che non sono auricolari da sport. Spoiler, per il fitness le migliori sono le Jabra in tutte quelle che ho provato negli ultimi 10 anni, ma in quel caso dovremo sacrificare qualcosa. Ve lo spiego meglio tra poco. E ora veniamo alla parte più interessante e aiuto soddisfacente. Come suonano queste AZ100? Beh, devo dire che mi hanno sorpreso, confermando quanto di buono avevo letto. È una firma Technics in piena regola, ossia dettagliata, bilanciata, naturale. I bassi ci sono ma non invadono, i medi sono trasparenti e le voci sono rese al meglio. Gli alti sono ariosi ma mai fastidiosi. Per chi cerca un suono hi-fi vero in formato True Wireless Stereo, queste AZ100 sono manna dal cielo. In più sono ottimizzate per il Dolby Atmos e supportano LDAC, quindi con un telefono Android compatibile si può godere di file audio ad alta risoluzione in modalità Bluetooth, appunto. Capitolo ANC, quindi cancellazione attiva del rumore. Technics lo chiama Dual Hybrid Noise Cancelling e funziona davvero bene. Non arriva ai livelli magici di Sony e Bose sulle basse frequenze più profonde, ma sui mezzi pubblici ci isola a dovere. Quello che mi ha impressionato è la naturalezza, niente senso di pressione nell'orecchio, niente sensazioni artificiali, e anche la modalità trasparenza funziona molto bene, si regola tramite l'app e restituisce i suoni esterni in modo chiaro. Mi raccomando, aspettate un attimo che questo è importante, vi prego di fare sempre molta attenzione quando camminate in città con le cuffie addosso, con le cuffie attive. Io uso sempre la modalità trasparenza perché voglio sentire il rumore del traffico per avere un riferimento spaziale. Sui mezzi, ok, ANC. Fuori, a piedi, trasparenza. Mi raccomando. L'app Technics Audio Connect è un altro punto a favore.
completa, stabile, facile da usare. Si può personalizzare l'equalizzazione con preset e un equalizzatore manuale a 5 bande, si può regolare l'ANC e la modalità ambiente, cambiare i comandi touch, gestire la connessione multipoint fino a 3 dispositivi contemporaneamente e naturalmente aggiornare il firmware. Possiamo anche controllare che il fit del nostro gommino dell'auricolare sia giusto. Questo multipoint triplo è una comodità enorme se nella stessa giornata utilizziamo, che ne so, telefono, PC o Mac e tablet. L'autonomia è buona, circa 7 ore con ANC attivo più diverse ricariche dalla custodia, un risultato quindi che è nella media della categoria premium. Anche in chiamata vanno molto bene perché i microfoni sono numerosi e la tecnologia Just My Voice isola bene la voce dai rumori di fondo. Veniamo ai confronti diretti. AirPods Pro 2 che hanno una ANC forse leggermente superiore sulle frequenze più basse e costanti e ovviamente l'integrazione perfetta con l'ecosistema Apple. Però se parliamo di qualità audio pura, per il mio gusto le AZ100 vincono perché sono più dettagliate, più naturali, più audiofile. Le AirPods Pro 2 sono delle in-ear tuttofare perfette, non me ne separerei mai, però le Technics eccellono proprio dove conta per chi ama ascoltare davvero. Poi ci sono le Jabra Elite 7 Active, qui il confronto è molto più semplice, perché le Jabra sono nate per il fitness, con IP57, stabili anche durante una corsa, resistenti, però sul piano dell'ascolto musicale e dell'ANC le Technics giocano in un altro campionato, quindi se non vi servono delle in-ear per gli allenamenti non c'è paragone tra queste due. Non è sempre vero che per far venire fuori il carattere di una cuffia servono molte ore di rodaggio, perché queste mi hanno stupito dai primi minuti che le ho indossate. Però da buon San Tommaso ho voluto fare un confronto con i modelli che già avevo e a cui mi ero abituato. Da questi scontri diretti le AZ100 passano l'esame a pieni voti superando le mie aspettative. E superano anche le VF1000 XM5 e le Bose Quiet Comfort che non ho qui con me perché le avevo acquistate entrambe per migliorare la resa audio delle mie camminate, però poi l'ho anche restituite perché per motivi diversi non mi hanno soddisfatto. Quindi se state cercando qualità sonora vera in formato compatto, le AZ100 sono da tenere d'occhio, hanno un'ottima resa audio, ANC buono, app completa, multipoint a 3 dispositivi, il prezzo di listino è di 299 euro, ma si possono trovare online a prezzi più interessanti. Passiamo ora alle sorelle maggiori, le A800. Come anticipato, su questo modello le opinioni online sono più contrastanti. Alcuni le adorano, altri le bocciano, soprattutto in confronto a Sony e Bose. Ero molto curioso di sapere e di capire dove stesse la verità. Nella confezione troviamo la custodia semirigida, il cavo USB-C per la ricarica, un cavo audio jack per l'uso cablato e l'adattatore per l'aereo. Di quello che ci deve essere non manca nulla. La costruzione è buona, plastiche solide, inserti metallici, padiglioni soffici, ben imbottiti, anche se devo dire che in quanto a pura sensazione tattile la concorrenza fa ancora leggermente meglio. L'archetto superiore è ben bilanciato e non stringe, e poi i padiglioni sono richiudibili, cosa che invece Sony ha smesso di fare con l'ultima release. Le ultime Sony hanno i padiglioni girevoli ma non richiudibili, le Bose Quiet Comfort Ultra invece hanno lasciato i padiglioni richiudibili e quindi la cuffia diventa di uno spessore e di un ingombro minore. Una volta indossate il comfort è buono perché i padiglioni avvolgono bene l'orecchio, non c'è quella fastidiosa sensazione personale del padiglione che va sopra l'orecchio. No, non succede, l'orecchio è completamente avvolto dal padiglione, a meno che non abbiamo delle orecchie particolarmente ingombranti. Per dovere di cronaca devo dire che la stessa cosa, cioè lo stesso comfort ce l'hanno le Sony. Mi trovo benissimo con questo tipo
di cuffia. Quelle più comode per me tra queste cuffie over-ear sono le Bose Quiet Comfort Ultra, che sono anche le più leggere, perlomeno a sensazione. Non ho controllato la grammatura di tutte. Veniamo però alla parte fondamentale di una cuffia, cioè come suonano queste A800. Posso dirvi che, come per le AZ100, Technics si è concentrata sulla qualità audio. Il soundstage è ampio, la separazione tra gli strumenti è precisa, l'equilibrio tonale è molto buono, con una leggera enfasi sui medio-bassi che le rende piacevoli anche su brani pop ed electro e rock, naturalmente jazz, senza però sacrificare la naturalezza della musica che stiamo ascoltando. Il dettaglio è alto, la resa timbrica è realistica. Anche qui supporto al codec LDAC per l'ascolto ad alta risoluzione. Sono cuffie pensate per chi ama ascoltare con attenzione. L'ANC, cancellazione attiva del rumore, è molto buono, regolabile via app, funziona bene sui rumori continui dei mezzi, ma, ed è qui che le recensioni online si dividono, la cancellazione attiva del rumore non raggiunge il livello delle Sony VH1000XM5, nome impronunciabile, o delle Bose Quiet Comfort Ultra. Queste due rimangono un riferimento per la cancellazione estrema. Ovviamente, come sempre, questo non significa che le A800 non vadano bene, anzi, per la maggior parte degli scenari sono più che sufficienti, perlomeno per le mie abitudini e per quelle di tanti altri appassionati. L'applicazione è la stessa delle AZ100 con tutte le opzioni di personalizzazione, quindi equalizzazione, ANC, comandi, multipoint. Per quanto riguarda l'autonomia, cioè quanto durano con una carica sola, Technics dichiara fino a 50 ore con ANC attivo usando il codec AAC, quindi su iPhone. Uno dei valori più alti tra tutte le cuffie di questo tipo. In chiamata poi, io non le utilizzo, di sicuro non utilizzo una over-ear per la chiamata, a meno che non sia proprio beccato in quel momento mentre sto ascoltando musica, ma non le utilizzo certamente per fare una chiamata. Per fare una chiamata utilizzo le Apple, le AirPods Pro 2. Insomma, in chiamata provate con diversi amici, con la compagna naturalmente, senza dirgli che tipo di test stavo facendo, vengono fuori gli 8 microfoni e la tecnologia beamforming, cioè la voce resta sempre chiara. Preciso per chi non lo sapesse, beamforming è una tecnologia che usa più microfoni aiutati dagli algoritmi per migliorare drasticamente la qualità della voce nelle chiamate, separandola dai rumori ambientali. Confronti diretti, anche qui venendo ai confronti con i competitor, ci sono le Sony, abbrevio in XM5. In questo caso la NC di Sony, la cancellazione attiva del rumore, è ancora imbattibile, però dal punto di vista della pura qualità audio questo è un suono più V-shaped con bassi marcati. Le Technics invece sono più neutre e trasparenti. Chi preferisce un ascolto più fedele, più audiofilo, in sostanza, dovrebbe orientarsi sulle A800. Più equalizzato, più customizzato le Sony. Poi le Bose Quiet Comfort Ultra, come suggerisce il nome del modello, offrono un comfort eccellente, ve l'ho già detto, e anche l'ANC è validissimo. Però il suono è più morbido, meno dettagliato. Le Technics restituiscono più informazioni, più respiro. Se il comfort totale è la priorità, le Bose vincono a mani basse, anche in virtù della comodità quando non si utilizzano. Sono quelle che si richiudono al volo meglio e hanno la sensazione di non spaccarsi. Questo non vuol dire che le A800 abbiano la sensazione di rompersi, però compatte, sono più compatte le Bose. Se invece il focus è sull'audio e su un certo tipo di audio, Technics si fa preferire. E poi veniamo alle AirPods Max, cuffie che io adoro e che ho acquistato al day one. Qui cosa bisogna dire? Che il prezzo è superiore, l'ANC è ottimo, la costruzione è di lusso, l'integrazione è perfetta.
con l'ecosistema Apple, però sono pesanti e il suono, seppur spaziale e coinvolgente, è meno neutro. Le A800 costano molto meno e per certi versi suonano in modo più corretto. Devo dire che l'inserimento delle AirPods Max in questo confronto risulta forzato, me ne rendo conto, proprio in virtù del prezzo superiore, ma avendole da anni, dal day one, mi faceva comunque piacere condividere le mie impressioni su un modello così diffuso e apprezzato, nonostante ovviamente le valanghe di critiche. Cosa dire quindi in definitiva su queste A800? Che sono cuffie costruite bene, solide, comode, con un suono da riferimento in questa fascia. L'ANC non è al top, però è efficace. L'autonomia è veramente molto buona, molto alta. Prezzo di listino 299 euro, ma mentre sto registrando hanno un'ottima offerta su Amazon e vi lascio il link in descrizione. Insomma, in un mercato affollato, le A800 si fanno notare da chi cerca qualità audio vera. Non sono sicuramente le più divertenti. Quando vogliamo un ascolto più divertente ci orientiamo su Bose o su Sony, ma senza dubbio sono le più audiofile. Insomma, Technics ci dimostra di non essere solo giradischi, di non saper fare solo giradischi, e devo dire che mi viene sempre da sorridere quando un brand viene stigmatizzato in questo modo, come se Technics, tutto il resto che facesse, non sia all'altezza. Ci sono questi luoghi comuni che girano da anni sui forum. Per quanto mi riguarda, io mi rifaccio a quello che provo. In questo caso le AZ100 e le A800 sono prodotti maturi, seri, con una chiara attenzione per la resa sonora. Le AZ100 in particolare sono tra i migliori auricolari true wireless mai provati e senza dubbio i migliori nella loro fascia di prezzo. Il suono è bilanciato, l'ANC è efficace, l'app è completa, il multipoint avanzato. D'altro canto le A800 offrono un'esperienza over-ear da audiofilo, dettagli, scena sonora, durata della batteria impressionante e una costruzione solida. L'ANC è buono, anche se non è al top. Possiamo sopravvivere? Sì. Se la nostra priorità invece è la cancellazione massima del rumore, ve l'ho già detto quali sono i modelli di riferimento: Sony e Bose. Comfort, Bose. In estrema sintesi, se la priorità è il suono, in-ear AZ100, se la priorità è il suono, over-ear A800, se vi serve un ANC estremo, ci sono le Sony e le Bose over-ear. Se vivete radicati nell'ecosistema Apple e non ci uscite neanche per sbaglio, ovviamente la scelta ricadrà su AirPods Pro 2 e AirPods Max. Se fate sport, le Jabra Elite 7 Active sono le migliori che ho provato negli ultimi 10 anni per lo sport, però per tutto il resto le Technics sono superiori. Insomma, spero che questa analisi vi sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti qui sotto quale cuffia vi incuriosisce di più, se avete già provato qualcosa di Technics o se state valutando l'acquisto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like che fa sempre bene al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Io sono Johnny e come sempre vi saluto con a presto e buoni ascolti. Qui insomma possiamo approfittarne. Mi sa che vado a fare una passeggiata.